La morte non la considero un rischio, perché è questo che si riferisce lei, il rischio di danno. Vede, il rischio lo corre chi fa del male, non quello che lo riceve. Questa è una teoria sbagliata, che se molte persone capissero che il male resta a chi vive e non a chi muore. Nei primi anni 70, le indagini del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo dimostrano che Ligio è la mente dietro i sequestri a scopo di estorsione di Antonino Caruso, figlio dell'industriale Giacomo, ed anche quelli dei figli degli imprenditori Francesco Vassallo e Arturo Cassina, avvenuti a Palermo. Quest'ultimo, soprattutto, è uno sgarbo, una prova di forza fatta nei confronti degli altri due componenti del triumvirato, Bontade e Badalamenti, che del Cassina sono i protettori. Trattativa per il rapimento portata avanti per il tramite di Don Agostino Coppola. A proposito di sequestri, era possibile eseguire sequestri da parte di Cosa Nostra in Sicilia in quel tempo? Era assolutamente vietato ed era una regola ben precisa. Sequestri a Palermo non se ne dovevano fare e chi avrebbe fatto dei sequestri sarebbe stato punito con la morte, ma non in quanto come azione umanitaria, in quanto non attirare le forze dell'ordine e destare la loro attenzione, e non era opportuno fare sequestri in Sicilia. La regola valeva soltanto per il territorio della Sicilia o anche per il resto dell'Italia? Solo per la Sicilia. (1971) Frank Coppola, 71 anni, viene arrestato insieme al genero Giuseppe Corso nella tenuta di Pomezia. Il tribunale è convinto abbia ospitato Leggio dopo la fuga del 69. Non è il primo arresto per Coppola, già gli era capitato nel 65 per traffico di droga e nel 68 per alcuni delitti nella zona di Partinico, dove per coimputato aveva anche Leggio. Ma in entrambe le occasioni era stato assolto per insufficienza di prove. Non è facile capire che sia Frank Coppola, tutto sommato quello che si riesce a sapere della sua vita è lui stesso a riferirlo, nelle occasioni in cui si è trovato nella necessità di dare spiegazioni. È insomma Frank Coppola lo stesso biografo di Frank Coppola. Di certo c'è che ultimamente pranza con la pistola sul tavolo. Ha forse paura che qualcuno lo uccida? Dopo l'arresto Coppola viene trasferito a Palermo, insieme ad altri mafiosi, con un direttissimo il cui ultimo vagone viene riservato al servizio traduzioni. Il piccolo ma temuto Frank Tredita passa in mezzo a uno stuolo di agenti e fotografi, portando un cappotto grigio topo e un cappello scuro. Trasferitosi a Catania, ospite di Calderone, Leggio aveva già dovuto affrontare il problema della gestione del potere. A chi lasciare il posto nel triumvirato di Palermo?
A Binnu o a Totò? Binnu spara come un dio, peccato che abbia il cervello di una gallina, pensa Lucianeddu. E Riina? Totò vorrebbe sempre dare morsi più grandi della sua bocca. E allora Binnu o Totò? Zu Totò è già allora un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dentro è quello che è, vendicativo, sanguinario e aggressivo. Ma fuori riesce a imporsi una maschera fatta di sorrisi, battute, pacche sulle spalle. Ci tiene a essere popolare, a piacere a tutti i costi, a convincere con la sua parlantina rapida. La stessa pretesa di farsi chiamare zio serve a creargli consenso fra le coppole storte. Totò quindi. Binnu resta qui a farmi un po' di compagnia. Totò invece se ne torna a Palermo, dice Liggio a Stefano Bontade. Nel cuore di Lucianeddu dunque c'è subito Totò Riina, il boss più simile a lui. Nel 1971 Calderone viene denunciato e arrestato dai carabinieri per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti, insieme ad altri 113 mafiosi, tra cui il boss Frank Coppola e Gaetano Badalamenti. Catania non è più sicura. Liggio si trasferisce a Milano, dove organizza anche i sequestri dell'industriale Pietro Torrielli a Vigevano e quello del conte Luigi Rossi di Montelera a Torino, venendo anche coinvolto nel clamoroso rapimento di Paul Ghetti III, grazie ai suoi legami con Micco Tripodo, boss dell''ndrangheta. Inoltre Liggio ha stretti rapporti con i fratelli Nuvoletta, camorristi napoletani affiliati a Cosa Nostra, i quali gestiscono per suo conto una grande tenuta agricola in campagna ed avviano con lui un contrabbando di sigarette estere. Presso di loro, prima di giungere a Milano, passa una parte della latitanza. 13 gennaio 1973. Coppola, ormai 74enne e malandato, lascia il carcere per lo scadimento dei termini sulla carcerazione preventiva e viene mandato in soggiorno obbligato in Friuli. 6 aprile 1973. 3 sicari attentano alla vita del questore Angelo Mangano davanti al cancello della sua modesta villetta all'estrema periferia sud-est di Roma, sparandogli a bruciapelo senza riuscire ad ucciderlo. 21 giugno 1973. Vengono arrestati a Milano i 2 presunti killer di Mangano. Contemporaneamente viene arrestato Frank Coppola in qualità di mandante del tentato omicidio. I 2 killer sono Ugo Bossi e Sergio Boffi, 2 appartenenti alla mala milanese legata a Francis Turatello. Francesco Paolo Coppola, Ciccio per gli amici, Don Ciccio per chi gli deve rispetto, avrebbe arruolato i 2 killer preoccupato del fatto che all'interno della mafia si potesse pensare a lui come a uno spifferatore. Alcuni pensano che davanti ai dubbi di Badalamenti sugli incontri Mangano-Coppola, quest'ultimo, nel tentativo di togliersi di dosso ogni dubbio su una possibile collaborazione ai danni del Leggio, avrebbe preso l'iniziativa dell'attentato per tacere le voci malevole, il che spiegherebbe il timore di Frank Tredita di essere ucciso e quella pistola tenuta sulla tavola da pranzo. Strano è il fatto però che Mangano da alcuni mesi avesse lasciato la caccia al Leggio, almeno apparentemente, per difendersi nello scandalo delle bobine sparite. E ancor più è curioso il suo rapporto con Walter Beneforti, l'uomo delle intercettazioni, il grande spione d'Italia, legato a 1000 misteri, l'uomo che con Tom Ponzi aveva messo sotto intercettazione illegale quasi tutti i politici italiani. Quel Walter Beneforti appartenente all'ufficio affari riservati, così come lo era Mangano. Quel Walter Beneforti che, guarda caso, aveva fatto arrestare in passato Ugo Bossi. 29 giugno 1973. Il questore Mangano riconosce in un confronto all'americana i 2 sicari, anche se le immagini dei 2 erano da giorni di dominio pubblico, e a Frank Coppola saltano i nervi. Dice che Mangano ha utilizzato minacce e modi vessatori per farlo diventare uno spione. Molti anni dopo, i collaboratori di giustizia Antonino Calderone e Francesco Di Carlo individueranno nel Liggio il mandante dell'attentato, coadiuvato dai napoletani Michele Zazza, Ciro Mazzarella e Lorenzo Nuvoletta. Quando Luciano Liggio è venuto a Catania, la prima cosa che ha voluto l'elenco telefonico.
e poi ha guardato nell'elenco telefonico il nome del giornalista Fava e dici, ci sta mio fratello Pippo, questo lo dobbiamo uccidere. Dici, ma perché, cosa ha fatto? Dice, ha scritto un articolo dove parlava di me, degli occhi. Dici, senti, se dobbiamo ammazzare tutta la gente che parla male, allora non ne restano più giornalisti. E glielo proibì. Dici, qua non lo facciamo una cosa di questa. Sì. Mentre invece per Mangano, di nascosto di noi altri, dove aveva la casa, era vicino al riposto, dice che nell'estate Mangano si faceva il bagno al riposto, il Mangano era il vicequestore che poi ci sparò a Roma e è rimasto vivo. Gli cercava di ammazzarlo a riposto, in una località balneare di riposto. Era così lui fatto. Voleva ammazzare a quello perché aveva parlato in un articolo che aveva gli occhi, non lo so come. Ecco qual era la mentalità dei corleonesi. Chi l'ha arrestata allora? C'era una lotta, no, tra carabinieri e polizia perché aveva fatto il colpo. L'ho detto tante volte, però si continua sempre a far finta di ignorare. È stato un Melillo. Ma c'è stato il famoso colonnello dei carabinieri. Ma c'è stato il famigerato Mangano che voleva pigliarsi lui il palmo di questo arresto. Perché famigerato? Perché famigerato? Perché è quello che ha creato dei processi miei, ha pagato confidenti, li ha messi in carcere e per farci dire che avevano sentito, che avevano ascoltato, quello dice questo, quello dice, non era vero niente, nessuno aveva sentito niente, ha fatto scrivere delle lettere fatte che sono risultate al processo, create l'invenzione di questi confidenti messi in carcere per questo motivo dal famoso Mangano, dal famigerato Mangano. L'indagine sui sequestri Torielli e Rossi di Montelera, che porta alla cattura di Ligio, viene condotta dai giudici istruttori milanesi Giuliano Turone e Giovanni Caizzi. Il 14 marzo 1974, gli agenti della Guardia di Finanza, mentre eseguono indagini patrimoniali su alcune proprietà appartenenti a pregiudicati siciliani sospettati del sequestro di Pietro Torielli, riescono a rintracciare il nascondiglio dove Luigi Rossi di Montelera è tenuto prigioniero dai suoi sequestratori. Una botola sotto un cascinale di Treviglio, in provincia di Bergamo, in cui vengono ritrovate 4 bottiglie di Dom Pérignon. Si scopre che tali bottiglie provengono dall'enoteca gestita dal mafioso palermitano Giuseppe Pullarà, zio dei fratelli Ignazio e Giovan Battista Pullarà, vicinissimi a Ligio. E intercettando le utenze telefoniche del negozio, si sente parlare un certo Zu Antonio, a cui gli altri indagati si rivolgono in modo molto ossequioso. La notte del 16 maggio 1974, gli uomini della Guardia di Finanza, guidati dall'allora colonnello Giovanni Vissicchio, fanno un grande blitz in un complesso di lusso in via Ripamonti. Quando i militari scavalcano le cancellate per sorprenderlo senza farsi notare, rimangono allibiti. Nel condominio c'è un ampio e ben curato giardino con un parco giochi per i bambini, un laghetto con le anatre e box sotterranei, collegati con i palazzi in modo tale da massimizzare la sicurezza e la privacy dei condomini. I finanzieri è qui che cercano Zu Antonio Farrugia. Quando irrompono nell'appartamento, si imbattono prima nella sua compagna, Lucia Parenzan, da cui ha avuto un figlio 1 anno e mezzo prima, e alla quale ha fatto intestare la casa. Quindi iniziano a perquisire l'attico. 5 stanze e doppi servizi, con un'altra stanza e giardino privato. Trovano Luciano Ligio che dorme. Lui non fa resistenza e ammette subito chi è. Prima di essere portato via, chiede 2 cortesie: potersi radere in modo da non apparire trasandato ai fotografi, che lo avrebbero immortalato, ed un po' di tempo per parlare con Lucia, che a suo dire nulla sa della sua reale identità. Nessuno dei condomini dice di aver riconosciuto quell'uomo che tutti i giorni andava dal barbiere, ogni pomeriggio andava al campo giochi con il figlio Paolo, comprava cannoli in una nota pasticceria di zona e aveva pagato quell'attico 77 milioni in contanti. La vista sul laghetto, infatti, costa tanto.
non si è insospettito neanche il precedente proprietario dell'immobile, che lo ha posto in vendita ammobiliato per 75 milioni. Lucianeddu, però, si disse impaziente di chiudere l'affare perché poteva prendere il sole in terrazzo e pagò sull'unghia 2 milioni in più. Sul comodino milanese trovano un testo di Kant, La critica della ragion pratica. Forse, anche per queste letture, i suoi picciotti lo chiamano anche o professori. Un titolo che rivendica tanto da correggere sfottente gli errori di grammatica persino di altri padrini. Così riprese anche Gaetano Badalamenti. Tano, non si dice mi sono mangiato. Forse che ti sei preso a Muzzicuni? Tra le letture più amate c'è anche Socrate. Vuole sentire la scalata gerarchica del signor Riina? Lui ha ammazzato il suo primo capo, Michele Navarra, insieme a Ligia. Poi si è liberato di Riina attraverso lo Stato. Di Ligio, attraverso lo Stato, chiedo scusa. Tommaso Buscetta, nei lunghi incontri con il giudice Giovanni Falcone, rivelò: «Dottore, quello è un uomo malato di sbirritudine. Si è sempre comportato come uno sbirro. Lui non parlava, ma aveva un altro vizietto però, quello delle lettere anonime. Ne ha scritte tante e io credo che nel 74 sia stato proprio lui a far arrestare Luciano Liggio. Un'accusa quasi inverosimile, se non fosse confermata da un altro pentito, Gaspare Mutolo. Riina si era messo in testa che doveva comandare lui e soltanto lui, ed allora cominciò a fare tragedie dentro l'organizzazione. Fece arrestare con le sue confidenze il suo capo, Luciano Liggio. Liggio non era un fesso ed aveva anche i suoi informatori all'interno di Cosa Nostra. E quando nel 74 seppe che Riina aveva cominciato a fare il tragediatore, mandò a dire a tutti i capi mandamento di non parlare più con Riina, ma con Bernardo Provenzano, perché Liggio aveva saputo che Riina stava costituendo una sua mafia dentro la mafia. Liggio mandò a dire che Riina faceva troppe mangiate e spesso alzava il gomito e con un colpo di pistola ammazzava 2 persone, suoi commensali.